Parisi. È stato bravo due volte. Numero 2. Duncan. 1. 4. 7. Perfetto. 9. Eccolo là. Numero 1. È come le votazioni. 5. Numero 5. È come le votazioni, Matteo. Per qua il regista. 8. E dentro il regista. Sempre porta fuori. Sull'altra, faccia dentro. Ecco, cane, godite. Numero 10. 10. Vai, vai. Vai, e qua il regista è preciso. 6. 6. BDA. C'è più niente. Ce n'è uno. Ok. 3. Number 3. Eccoci, inizio dell'Eris Contest, abbiamo fatto il sorteggio dei numeri, il numero 1 è il carissimo amico Luca Susini con Iura. Luca Susini con Iura. Prego. Secondo concorrente Eris Contest. Mirko con Navar. Bene, buon divertimento. Grazie. Oba! Dai che lo ciappa là, dai che lo ciappa là! Dai che lo ciappa, dai che lo ciappa! Beh, direi bene, Contento. ha lavorato bene anche nel bosco, seguendo bene, Fagiano partito, stoccata, e poi è stato bello perché non ha rinunciato e ha proseguito l'inseguimento e ha catturato al suolo, diciamo, a 250-300 metri. Molto bene. Grazie. Terzo concorrente, Eris Contest 2022, abbiamo con noi? Alessandro e Noah. Perfetto, buon divertimento. Sì. Super! Direi grande prestazione nonostante la poca esperienza del falco e del falconiere, grandissimo inseguimento, praticamente stoccato e catturato al volo. Poi sì, un dettaglio che gli è scappato, ma l'ha inseguito ancora e l'ha ripreso, grandissimo, ottimo. Grazie. Concorrente numero 4 che si appresta a fare la sua prova, abbiamo con noi? Chicco e Duncan. Perfetto, buona fortuna. Una balena. Sì. Eccoci, concorrente numero 5. Pecoraro Antonio e Maglia. Perfetto Antonio, buon divertimento. Grazie, ciao. Ecco, partecipante numero 6, abbiamo con noi
Alessandro. Con? Zeus. Perfetto. Ale, buon divertimento. Grazie. L'Elius Contest continua, Mirko con il suo secondo Harris, numero 7, Mirko Phoenix. con Phoenix. Vai Mirko, buon divertimento. Grazie. Wow! Bella, bella! Dai che la ciappa! Andata giù lì sotto, hai visto? Dai che c'è, dai che c'è! Dai che l'ha presa! E Mirko Guarrisi fa la sua seconda cattura con la sua femmina di Harris, giovane, ma si è comportata davvero, davvero molto bene. Ha inseguito, bella convinta, ha stoccato al volo e poi ha proseguito l'inseguimento nel bosco e ha fatto una bella cattura. Ottimo, complimenti! Grazie. Grazie. Ecco un altro novizio falconiere e noi siamo sempre contenti di vedere persone che si appassionano alla Poiana di Harris. E adesso procederà alla sua prova Matteo. Con? Con mio. Perfetto, buon divertimento. Grazie. Buon divertimento. Adesso Chicco numero 9 con Tivan. In bocca al lupo. Creppi. Cazzo. Adesso la metto sotto carica. Esattamente dalla parte opposta. Ecco, continua l'Harris Contest anche il pomeriggio, gli ultimi binomi. Abbiamo con noi Roberto con... Folgore. Perfetto. Roby, buon divertimento. Grazie. Ok. Andiamo a fare sto fagiano, dai. Guarda. Lo vedi? Bravi i miei ragazzi. Sono scaldati. Manca una, ok? Ci siamo ragazzi. Arrivano. Eccoli, 2.
Sono tutti e tre qua. Yep. Yep, 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 yep. Grande! You can see the writing on the pavement. Young kids, they're growing up in basements. Online, a whole new generation. I'ma make mine, so you better go take it. Always, they need a new replacement. Decentralized, can't contain it. We're changing lives, yeah, upgrading. Call it suicide of the older generation. What keeps you up at night, yeah? Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough. What keeps you up at night, yeah? Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough. Oh, yeah, I think that we've all had enough. Sick of dealing with the old plan. They know that we're calling it wrong. You got me like, oh, yeah, I think that we've all had enough. Sick of dealing with the old plan. They know that we're calling it wrong. Hey, it's too late to try to go contain it. A generation fueled by creation. We live lives on a small screen nation. We control the airwaves, no negotiation. I refuse to think we need saving. Something good will come from creation. And when we think that the world is too anxious, we'll adapt, evolve, survive, and save it. What keeps you up at night, yeah? Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough. What keeps you up at night, yeah? Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough. Oh, yeah, I think that we've all had enough. Sick of dealing with the old plan. They know that we're calling it wrong. You got me like, oh, yeah, I think that we've all had enough. Sick of dealing with the old plan. They know that we're calling it wrong. Hey, oh, yeah, I think that we've all had enough. Sick of dealing with the old plan. They know that we're calling it wrong. You got me like, oh, yeah, I think that we've all had enough. Ci si va prima di buio. Vabbè, allora, innanzitutto grazie di essere venuti, ci crediamo in questa manifestazione, ci crediamo, nonostante ci perdiamo sempre dei soldi e il tempo che non ne parliamo, sbattimenti eccetera eccetera, ci crediamo molto in questa manifestazione e continueremo a provarci. Prima o poi riusciremo ad arrivare ad avere un bellissimo numero di erristi che ci credono e continueranno questa nostra strada. Vabbè, devo dire che rispetto al primo che abbiamo organizzato, quello di oggi, c'è stata una grandissima crescita degli animali, dei falconieri, c'è un po' più di consapevolezza, è quello che è lo scopo di questa competizione, è creare più consapevolezza, creare più conoscenza, aumentare maggiormente quello che si può fare l'addestramento. Ringraziamo il nostro giudice Mirko Rizzi, che è stata una responsabilità, perché non è come noi viaggiamo nella cinorofilia da tantissimi anni, giudicare una gara di cani ormai sei esperto, certo. Giudicare una gara con i falchi è un pochettino diversa, perché comunque ci sono delle dinamiche che sono difficili sia da giudicare che da poi spiegare, se nel caso, al concorrente. Vabbè. Due parole a Shur Mirko Rizzi, detto il socio. Ovviamente, come ha detto lui, non è semplice, anche perché quello che ovviamente dovete capire è che
il giudice giudica in base a cosa? Giudica in base a come vorrebbe vedere gli animali, come vorrebbe vedere il falconiere, in base a cosa? In base alle proprie esperienze, in base a quello che pensa che sia lo stile giusto di caccia, in base a tutte le sue cose che ha, ovviamente preferenze che ha nella testa. Quindi può anche essere che il voto che io avrei espresso in punteggio per voi sia troppo basso, ma bisogna vederla dal mio punto di vista, O anche troppo o alto. anche troppo alto, ma io probabilmente ho apprezzato e ho penalizzato delle cose che magari per qualcuno di voi non sono così importanti nel bene e nel male, e quindi il giudizio ovviamente viene fatto in base alla propria esperienza, in base soprattutto a quello che vorrei vedere, perché le giornate di caccia ne abbiamo fatte tante e quindi ormai l'idea un po' dell'ideale di falco e l'ideale di falconiere me la sono fatta, e quindi in voi ho giudicato in base a quello che è il mio presupposto di tipico falconiere con l'Harris, e l'Harris che va, come si comporta. Detto questo, ho visto grandi progressi da tante persone di voi, come per esempio da Roberto. Sono stato veramente, ma veramente molto contento, perché nelle passate edizioni ha sempre avuto difficoltà, una volta messo Rapace in pianta, da lì non si muoveva più, e invece lavorandoci e dedicandogli tempo, oggi è arrivato al Fagiano. Poi l'inseguimento è andato come è andato, ma non importa, perché sei stato veramente bravo e mi ha fatto veramente piacere vedere questo miglioramento qua. Bravissimo. Grazie. Tanti di voi li vedevo per la prima volta, e quindi è stato un pochino più difficile per certi aspetti, più facile diciamo per altri. Ma veniamo alla premiazione. Anche quest'anno siamo riusciti, grazie a Silvio Zanco, a risparmiare qualcosina e a poter investire quindi nel dare la spilla a tutti, premiare i primi 5 e mettere nella busta qualcosa di carino che sicuramente tutti, chi vincerà la busta potrà usarlo sicuramente. Non va a classifica Zeus con Alessandro Cicireale, che ha fatto solo 4 punti, però anche lui bene, è arrivato al Fagiano sempre con 4 punti, che non c'è, è andato via Guido Marino con la sua femmina. Con 5 punti Matteo Carreri, giusto? Sì. Tengo a dire che Matteo ha la sua poiana di Harris da 3 mesi, non ha mai avuto un rapace in vita sua. Fischio. E qui ci sta che il rapace non si sentiva a suo agio, è una situazione comunque, pertanto che il giudice stia lontano, pertanto che le persone stiano in silenzio, è comunque una situazione a cui bisogna abituarsi e ci vuole tempo. Sì, ma Ed è per quello che vi dico, non andate mai a volare da soli, sempre da soli, nello stesso posto, andate con l'amorosa una volta, andate con un amico, cambiate posti, cambiate posti, cambiate posti, cambiate posti e cambiate ancora posti. Testimoniale. Esatto. Con 6 punti. Io mi sono perso, ragazzi, avete pazienza. Ok. Con 6 punti Antonio Pegoraro con Maia. E comunque rispetto all'altra volta anche lui è migliorato parecchio, ho visto dei miglioramenti sia nel bosco, dove comunque lì avete perso un sacco di punti, ma un sacco di punti tutti avete perso nel bosco, perché c'è chi chiamava il rapace, magari il rapace avrebbe anche seguito, ma c'è chi continuava a chiamarlo, e per me se continuate a chiamarlo è ovvio che segno che segue solo se chiama. Quinto classificato con 11 punti, Chicco con Duncan. Grazie. 8 sono avanti. Quarto classificato, Se no faccio sempre la faccia da folletto. allora, quarto classificato non è stato bravissimo, no, perché a me piace dare le motivazioni, non è stato bravissimo perché l'inseguimento l'ha mollato praticamente subito, però questo per farvi capire quanto è importante il punteggio che voi potete prendere nel bosco, nella battuta. Questo falco è arrivato quarto, seppure abbia abbandonato l'inseguimento, ma però perché nel bosco si è beccato 9 punti su 10, perché è stato il terzo falco che ho visto attento
seguiva immediato, faceva inseguimenti, seguiva brevi, cioè non aspettava che il falconiere fosse chissà quanto lontano, subito, tum tum, senza stimolo, senza chiamarlo, senza mai dire assolutamente una parola, e quindi ho deciso di premiarlo per questo, con 18 punti, Tivan Chicco. Grande. Vai, Chicco. Al terzo posto, e l'ho messo al terzo posto perché lo conosco, so come lavora il rapace, mi è piaciuto, ma non era da 10 lode oggi. E quindi Navar Mirko Guerresi. Complimenti. Perché comunque ha lavorato bene, ma non è stato perfetto, sei d'accordo, no? Girati perché fa la foto. Bravissimo. È lì il fotografo. Allora, secondo classificato, ho deciso di premiare questo Harris, o questa Harris, non si sa, rimane un maschio e una femmina, perché mi è piaciuto, allora, forse è quello che mi è piaciuto di più oggi, e l'avrei messo primo, ma non ho potuto metterlo primo semplicemente perché si perdono punti nella battuta, si perdono punti quando si è nel bosco, e dover muovere continuamente il guanto per attirare l'attenzione del rapace, ogni tanto chiamarlo, fa perdere punti. L'ho detto stamattina, ricordatevi che siete a caccia si sta in silenzio, bisogna abituare il rapace, so che è un rapace giovane, ci mancherebbe e c'è tutto il tempo, però oggi l'avrei fatto primo, perché veramente avrebbe meritato il primo posto, però non ho potuto, perché bisogna essere coerenti anche col punteggio e premiare comunque il rapace che è completo di tutto. Mi dispiace che sia solo secondo, ma Noah di Alessandro Valenti è stato veramente bravissimo. Bravo Ale! Molto bravo. Bravissimo. Bravo Ale! Bravo, Ale. Bravo Ale! Grande. Assolutamente. Guarda là. The winner is Trick e track. solo per 3 punti in più. Allora, questa ci sta perché è una femmina molto giovane e sono veramente contento perché Mirko ci ha lavorato veramente bene. Nonostante avesse avuto dei problemi ad un'ala, va detto, questa femmina è stata ferma, legata perché aveva problemi ad un'ala fino a 15 giorni fa. Quindi l'aveva volata prima, poi si è fatta male e l'ha rivolata, però è stata ferma 15 giorni. Veramente contento di vederla così oggi, veramente. È stata molto più corretta anche nel bosco rispetto al maschio, che ha sempre il suo Navarro, e però con 28 punti Phoenix di Mirko Guerresi. Bravo. Complimenti. Grazie. Molto bene. Col sorriso stampato, signori e signori. Non me lo aspettavo. Primo e terzo, mica male. You can see the writing on the pavement. Young kids, they're growing up in basements. Online, a whole new generation. I'ma make mine, so you better go take it. Always, they need a new replacement. Decentralized, can't contain it. We're changing lives, yeah, upgrading. Call it suicide of the older generation. What keeps you up at night, yeah? Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough. What keeps you up at night, yeah? Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough. Yeah, I think that we've all had enough. Sick of dealing with the old plan. They know that we're calling it wrong. Più nessuno? Ragazzi? No, c'è più nessuno. Raduno finito. Ci vediamo al prossimo appuntamento.